Benvenuti in questo nuovo video. Torna il nostro appuntamento che praticamente abbiamo inaugurato l'anno scorso. Quest'anno lo rifaremo, ovviamente ci abbiamo aggiunto ufficialmente le pagelle che abbiamo fatto ieri, le trovate per abbonati, basta abbonarvi, costa solo 1,99 € e vedete un contenuto in più una settimana. E oggi andiamo a riprendere appunto i vostri commenti che ci avete lasciato tantissimi sotto il post partita, anche qui proprio in riferimento agli abbonati. E purtroppo un po' per tutti il tempo è tiranno, quindi anche in questo caso nei commenti diamo priorità a chi si abbona, a chi ci sostiene attivamente. Quindi insomma, se volete la nostra risposta al vostro commento, per avere la sicurezza basta abbonarsi. Poi ovviamente non prenderemo solo commenti degli abbonati, ma sicuramente insomma, se commentano loro già tolgono tempo e lì va a ridursi lo spazio per altri, insomma. Quindi abbonatevi e avrete la certezza insomma di avere la vostra risposta, o più che altro la discussione insieme di quel che avete scritto voi. Quindi partiamo subito e partiamo dalla partita. Il primo commento del nostro abbonato, che ringraziamo, Pietro Zanolini, ha scritto: primissime considerazioni a caldo. 1. Era importantissimo fare i 3 punti e lo scopo è stato raggiunto. 2. Partita dei 2 volti, un primo tempo dove abbiamo letteralmente dominato e dove potevamo fare un numero di reti decisamente più ragguardevole. 3. Un secondo tempo più sofferto, forse anche a causa di un certo calo fisico che comunque in questo inizio di stagione ci sta tutto. 4. La difesa molto alta, praticata da Stroppa, comporta alcuni rischi che, una volta rodati bene, gli schemi potranno essere in buona parte ammortizzati. 5. Rimangono da parte mia delle grosse perplessità su Fila. Comunque tutto è bene quel che finisce bene, godiamoci il primo posto in classifica sperando di mantenerlo sino alla prossima primavera. Sì, questa ovviamente è la speranza un po' di tutti, un po' presto per dirlo perché comunque è la prima giornata, però comunque guarda, prendo spunto dal tuo commento per analizzare un po' il match nella sua interezza, un po' più con calma rispetto a quanto abbiamo fatto nel post partita, insomma. Partiamo dal primo tempo. Allora, la partita è stata fulminea, aggressiva, pressing totale, una bella partenza, come ho detto nel post partita, molto simile a quella vista contro il Mantova, dove effettivamente qualcuno aveva scritto sembrava una squadra di Serie A contro una squadra di Serie B, sembrava proprio un'altra categoria, ed è verissimo, cioè ai primi minuti sembrava tutto fin troppo semplice, e effettivamente poi durante la gara non è stato così. Poi magari speriamo ci siano partite di questo tipo dove veramente sembra tutto semplice e le vinciamo facili, magari ci vorrà tempo, perché comunque poi il calo fisico c'è stato e l'equilibrio è un po' tornato nella gara, anzi, secondo tempo abbiamo rischiato ampiamente. Comunque, nel primo tempo, devo dire, è arrivato subito il gol, il primo di Bjarkason, bellissimo, Bjarkason eccezionale nel match, veramente l'uomo partita, secondo me. Poi dopo quello, a proposito di questa spinta offensiva, questa spinta propulsiva, ci annullano 3 gol di fila. Non 3 gol di fila il giocatore. Uno lo segna Cintien, uno Yeboah e uno di nuovo di Bjarkason, sarebbe stato doppietta. Tra l'altro 2 per falli di Deodorante e qui è 1 per fuorigioco di Yeboah. Però 2 per falli di Deodorante, stesse un po' più attento. Poi non so se effettivamente almeno uno dei 3 fosse regolare, non quello in fuorigioco sicuramente, ma uno dei 2 per qualche via, cosa, magari altre volte te lo danno lo stesso. Vabbè, comunque lasciamo stare, abbiamo vinto lo stesso. Per fortuna. Se avessimo già pareggiato si sarebbe aperto un tema, saremmo andati a scandagliare quegli episodi lì. Esatto. Adesso per il momento ce ne freghiamo, meno male, meglio così. Poi effettivamente arriva il gol del Bari. Arriva il gol del Bari in un momento dove stavamo abbastanza dominando la gara, però appunto finché non trovi il 2-0 basta un attimo, sei pur sempre avanti di 1, basta un attimo e te la mettono in quel posto lì. Effettivamente sembrava fuori gioco, tra l'altro poi purtroppo quando sono andati a vedere con le griglie, Dorval è tenuto in gioco mi pare da Franic, e lì fa un bel tiro Dorval e Korac la devia e la traiettoria diventa imprendibile per Stankovic, che già si era buttato. Però lì non ci siamo battuti, questo mi è piaciuto, aspetto da sottolineare assolutamente. E poi abbiamo anche creato con Doumbia, e lì purtroppo un'altra volta c'è Dorante in mezzo, perché lì il tiro sembrava anche promettente, quello di Doumbia, cioè da non sottovalutare. Poi non è uscito a referto perché
purtroppo rimessa dal fondo perché l'ha colpita Durant, quindi ieri per sottolineare non che Durant sia una sventura, ma che è stato un po' sfortunato, non era la sua gara, ma arriverà il suo momento. Poi ne abbiamo parlato nelle pagelle del giudizio che gli abbiamo dato, quindi se volete approfondire abbiamo detto lì. Sì, e dopo comunque al 41esimo arriva quel gol, cioè gol pazzesco, un gol pazzesco, anche rivedendolo, mamma mia, incredibile, cioè tira un missile terra aria che... precisissimo. Sì, che Cerofolini non può fare niente, ma devo dire lì in quel caso vantaggio meritato comunque al di là di tutto. Poi è servito un gesto tecnico pazzesco di Duncan, però il vantaggio era meritato, comunque avevamo creato di più e il primo tempo eravamo sostanzialmente in dominio, si può dire. Sì. Poi il secondo tempo comincia un po' ricalca quello che è successo nel primo tempo, quindi iniziano anche bene facendo 2 occasioni buone di Eno per esempio che fa cross a Durant, la gestisce un po' male in area, sempre per sottolineare la giornata un po' storta. Esatto. Poi un'altra occasione di Vranic mi sembra che tira di destro però va fuori. Sì, da dentro l'area, sì, l'avevo vista quasi dentro quella palla lì. E poi il Bari comunque prende più campo nel secondo tempo perché comincia a pressare di più e il Venezia comincia a fare molta più fatica rispetto al primo tempo a uscire, comunque a fare dei buoni passaggi precisi proprio per il pressing, perché era veramente molto asfissiante. Ci siamo anche abbassati tanto. Esatto, e in quell'occasione noi ci abbassiamo, loro cominciano a fare pressing, il Bari comunque comincia a prendere campo e con Pagano va vicinissimo al gol, fa un tiro a giro veramente bello e l'ho vista dentro. Sì, prende la traversa per fortuna, perché lì anche Stankovic non poteva fare molto secondo me. Poi al 60esimo, quindi dopo poco dell'occasione del Bari, del pressing del Bari, Stroppa decide di fare i cambi. Infatti entra Casas e fila e esce a Durante Yeboah. Perché li fa questi cambi? Perché, l'ha anche dichiarato poi nel post partita, nel secondo tempo gli attaccanti non si muovevano bene e li ho sostituiti entrambi. Non che dopo però si può dire abbiano rivoluzionato chissà che l'inerzia, cioè l'inerzia è rimasta della gara più o meno quella fino intorno al 70esimo. Esatto, quindi non sono riusciti proprio a portare quel cambiamento magari che voleva Stroppa purtroppo. E infatti non li ho visti bene loro due, entrambi comunque non si sono inseriti bene nella squadra, come meglio erano a Durante e Yeboah. Poi Stankovic fa 2 parate fondamentali, infatti molto rischiose, una palla persa di Duncan in cui Sibilli poi arriva e riesce a tirare, Stankovic è obbligato a parare, fa una grande parata. Una seconda parata è... Pazzesca questa è pazzesca. Toglie dalla porta, proprio nell'angolino, un tiro di Rao, mi sembra, di testa, e anche quello veramente poteva entrare benissimo là. Era anche vicino Rao, Era anche vicino e veramente non so come ha fatto a prendere quella, meno male perché lì era sul 2, si sarebbe andati sul 2-2 e lì non so come cambiava la gara. No. Cioè lì diventava un altro tipo di partita. Esatto. Perché i minuti erano quelli e sono pericolosi. Sì. Poi comunque dal 70esimo in poi riusciamo più o meno a riprendere un po' la gara in mano, però facendo comunque dei tiri, ma niente di concreto alla fine. Poi comunque sui cambi, anche su fila in generale parliamo dopo, che c'è un commento sui cambi, quindi se volete ascoltarlo aspettate fino alla fine. Sì. E sui singoli in generale, sulle pagelle, ne abbiamo parlato ieri, come detto, se volete andare a approfondire andate a vedere il video. Sì, no, comunque effettivamente, dicevi dal 70esimo in poi siamo riusciti un po' a uscire, però comunque il finale è stato di apprensione. Sì. Cioè lì abbiamo comunque rischiato, quella rovesciata all'ultimo secondo, veramente sono stati gli ultimi 30 secondi da infarto. È vero. Poi cita la difesa alta, come insomma avevo citato anch'io nel post partita, e per me sarà un tema importante questa stagione, sarà una delle cose un po' più discusse secondo me, perché secondo me ci capiterà di prendere gol così, perché è inevitabile, giocando così, o siamo la difesa più bella del mondo, o comunque in ripartenza ti potranno fare male. Diciamo, è il modus operandi di Stroppa, è la sua identità tattica, il cercare di difendere alti praticamente, pressando, cercando di conquistare la palla lì. Poi sicuramente con il tipo di difensori che abbiamo, anche molto europei, Korac e Vranic, anche Shintian devo dire, che cercano spesso l'anticipo, vedevamo, piuttosto che attendere, essere attendisti, va anche bene, e adesso che si roderanno sempre di più,
per me possono sicuramente migliorare da questo punto di vista. Però effettivamente anche nella partita si è visto che contro il Bari loro che si erano preparati, cioè erano consapevoli del fatto che avremmo giocato così e avevano preparato delle belle uscite precise, infatti il pressing quasi mai è andato a buon fine, effettivamente, anzi è andato più a discapito nostro in realtà, perché poi sono riuscendo a uscire a quel punto lì dal pressing, poi davanti ai dei belli spazi che si creano. L'aveva preparata bene Caserta, però sicuramente magari rodando un attimo si migliorerà questo aspetto qui sicuramente durante l'arco del campionato, però comunque vabbè, insomma, era pur sempre la prima partita, ma c'è tempo per rodare questo tipo di meccanismo, perché effettivamente è molto rischioso, capiterà di prendere gol, ma questo è stroppa e ce lo teniamo così, insomma, esatto. Anzi, però è un atteggiamento che a me piace. Anche a me, esatto, anche Stroppa ha anche aggiunto nel pre-partita che il suo modo comunque di giocare è questo e non lo cambierà a seconda delle partite che avrà davanti, delle squadre che avrà davanti, quindi prepariamoci a questo gioco, sempre, non è che assolutamente. cambia. Ma anche perché insomma abbiamo una squadra forte, non possiamo nasconderci, quindi se non lo fa una delle squadre più forti del campionato, sia noi, chi lo deve fare? E passiamo al prossimo commento, al prossimo argomento, sempre del nostro abbonato, insomma, per il discorso che dicevo prima, comunque hanno la priorità, ma effettivamente sono commenti ben scritti che portano tanti bei temi, quindi fatalità, insomma, capitavano a pennello, quindi bravi. E tra l'altro un nuovo abbonato, Mauro, lo ringraziamo davvero tantissimo. Andiamo a leggere quello che ha scritto Mauro. Più di 20 tiri in porta, praticamente lo stesso numero di tiri che abbiamo fatto l'anno scorso in Serie A. Contentissimo per Bjarkason, che Di Francesco non ha mai utilizzato, anche dopo aver recuperato dall'infortunio. Speriamo che Duncan regga fisicamente, perché in Serie B è un lusso. Domanda: qualcuno ha sentito l'assenza di Izes, Candé e Caviglia? Abbiamo una squadra tosta, molto fisica e con un ottimo allenatore. Se il buongiorno si vede dal mattino, forza unione sempre, comunque, ovunque. Effettivamente sì. Sì, Bjarkason è stato schierato titolare, ma non capiamo perché Di Francesco non lo faceva giocare, era praticamente scomparso con Di Francesco, che era infortunato, però era anche tornato dall'infortunio, ma Di Francesco proprio là non l'ha mai considerato come titolare. Ma neanche da subentrato, io mi ricordo pochissime volte che era entrato. Sì, forse quando aveva proprio bisogno in emergenza, esatto. È vero. Bjarkason è in una forma fisica strabiliante, secondo me. Il giorno della partita comunque ha fatto veramente bene, non ha sbagliato quasi niente e rischiava sempre la giocata, è sempre stato molto presente. E gli riusciva, è quello il fatto di rischiare la giocata. Ha trovato il primo gol, e poi ne ha fatto un altro che poi è stato annullato, quindi vabbè. Ma uno dei 1000 annullati esatto. nel primo tempo. Ho visto anche che si sono trovati bene con Busio, Bjarkason e Busio hanno avuto una bella intesa durante la partita col Bari, sì. Quindi molto bene, l'asse sinistra mi piace molto, la fascia in generale mi piace perché si capiscono al volo proprio, ormai si conoscono da tantissimo come cavolo, è vero, sì. E quindi abbiamo capito esattamente perché l'ha voluto schierare come titolare, perché ieri era veramente man of the match, bravissimo. Sì, magari ecco, preservando i nuovi che magari non sono al meglio tra Compagnon e Noah. Sì, Noah ha giocato, Compagnon, vabbè, Sagrado lasciamo stare, ne abbiamo parlato nel video pagelle. Sì, Pietrelli le ha un po' risparmiate perché secondo me ci vuole tempo per venire integrati. Invece su Duncan, che non ha bisogno di essere integrato, perché all'inizio, in realtà prima del gol, ha lasciato stare cercando di togliere quell'aspetto lì per il momento, poi è difficile non valutarlo per quel golasso che fa. All'inizio, cioè, ha alternato cose ottime a momenti di buio, tipo, cioè che faceva la giocata giusta, poi la giocata che dici sei connesso, sei con noi. Comunque alternate a verticalizzazione fatte benissimo, cioè che sono la maggior parte, poi aveva avuto qualche momentino di buio, niente di che, ma lo tengo strettissimo. Poi ovviamente al 41esimo arriva quel gol lì e poi tutto il giudizio scompare, perché fa un gol pazzesco che ci porta al vantaggio, gol del definitivo vantaggio a questo punto, quindi è stato decisivissimo. Ma anche contro il Mantova avevamo parlato benissimo che in quel ruolo da play che è il suo ruolo, voglio aggiungere, perché l'anno scorso lo faceva giocare, non lo faceva neanche giocare Di Francesco, però comunque quest'anno Stroppa veramente lo mette bene in campo, secondo me.
Perché poverino, cioè lui si era infortunato subito, stava magari entrando nei meccanismi, poi subito infortunato, e poi quando è tornato non stava bene, poi Di Francesco non l'ha più schierato. Vabbè, per carità, è una scelta lì, insomma, vabbè, l'anno scorso è andata come è andata, un po' tutto, perché sto discorso qua dell'anno scorso torna tante volte, quindi evidentemente più di qualcosa a livello di gestione rosa non ha funzionato. Però comunque Duncan non è che lo scopriamo oggi, giocatore di esperienza, in Serie A, cioè la maggior parte della sua vita in Serie A ha fatto la Serie B, per da 12 anni non giocava in B praticamente quando era Ragazzino. Sì, quando era ragazzino, quando era giovane, e quindi c'è da domandarsi, cioè, se può essere lui il play, perché al momento Strop ha scelto così, poi non so se con gli ultimi giorni di mercato arriverà un play vero e proprio e quindi lo andrà a sostituire, però al momento difficile. Cioè, mi sembra che si sia ritagliato un suo posto importante in squadra in quel ruolo lì. Sì, anche secondo me lui sarà il titolare ormai, anche perché mancano 7 giorni alla fine del mercato, 8, pochissimi, e veramente farebbero fatica a trovare veramente il giocatore per sostituire Nicolò Sicaviglia. C'era Buinen che è prenotato da cosa, però non so, poi sono inserite altre squadre, adesso vediamo, comunque già così va bene. Quindi c'è anche chiesto se la squadra, cioè avete sentito la mancanza di quei big che sono stati principalmente l'anno scorso. Sicuramente la squadra è forte, l'abbiamo vista, la qualità in campo si vede, anche nei nomi semplicemente, se non vedi la partita già vedi i nomi e dici cazzo, è una squadra forte. Anche fisicità, come dice Mauro, cioè ne abbiamo assolutamente, squadra soprattutto centrocampo bello fisico, difesa fisica, i nuovi appunto in difesa hanno fatto bene, quindi già Izz e Kandé per me apparentemente al primo momento mi sembrano sostituiti bene con Koroc e Franic, che sono assolutamente di livello. E c'è una domanda da porsi a questo punto. Sì, sorge il dubbio se questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso? È una domanda a cui noi non rispondiamo per il momento, la chiediamo a voi, scrivetela voi qua sotto il vostro parere e cercate di dare una risposta a questo e ne parliamo nei commenti, perché effettivamente è un interrogativo che alcuni si sono posti e non esco a dire subito no beh non c'è paragone, anzi c'è da riflettere, dico, quindi scrivetelo pure qua sotto nei commenti e ne riparliamo. Sì, comunque quelli, come dicevo prima, quelli arrivati da poco tempo avranno tempo appunto per entrare pian piano nei meccanismi, e ce ne vuole. Tra Eno, che tra l'altro è stato un po' timidello, secondo me può migliorare, tra l'altro, cioè, nel senso lui magari non aveva quella funzione di spinta che aveva Bjarkason dall'altra parte, quindi va bene quel ruolo di equilibrio, però insomma un po' timidello l'ho visto, e poi vedremo pian piano Pietrelli, Compagnon, anche Casas, cioè diamogli tempo a questi qua, magari dopo la sosta dico avranno il loro momento, per il loro spazio per inserirsi, ecco. Quindi secondo me anche senza Izes, Kandé, Caviglia, e mettiamoci dentro nell'equazione anche Oristagno, perché effettivamente siamo da Serie A, chiediamo a noi e chiediamo a voi. Per me sì, vedendo la rosa per me sì. Poi se rimane Nicolò Sicaviglia non è che sono triste, cioè, no, voglio dire, però evidentemente se lui vuole partire, gli interessi evidentemente ci sono, amen, cioè che vada. Però dobbiamo anche considerare, secondo me, il fatto che c'è Stroppa. Sì, assolutamente. È l'allenatore che gestisce tutta la squadra, e quindi la squadra, se è da Serie A o no, comunque anche grazie a Stroppa, come gioca, come li mette in campo. Assolutamente, sì, ma quello guarda lo do assolutamente per scontato, insomma, Stroppa. Infatti non ne parliamo mai, però Stroppa veramente... Ne parleremo di più. Esatto. Andiamo avanti con un altro capitolo, che sono i cambi, che non convincono più di tanto. Infatti Gianni prima ha scritto: siamo guariti della malattia del gol, 6 gol fatti in 2 partite e qualcuno annullato. I cambi non sono stati tanto buoni. Sì, effettivamente sono entrati Fila, Casas, Perez, Grado, Venturi. E sì, ovviamente dei singoli abbiamo parlato ampiamente nelle pagelle, quindi sono andati a analizzare singolo per singolo. Però sì, 2 parole veloci le diciamo, soprattutto su Fila secondo me. E non è entrato benissimo secondo me. Buone intenzioni ma male nella realizzazione, perché comunque l'occasione per chiudere la partita ce l'ha avuta. Aveva tipo 4 opzioni di passaggio, mi sembra.
e invece decide di dribblare, lo fa bene, quindi diciamolo questo, però poi tira, va di sinistro che non è il suo piede, tira cadendo e tira sul palo del portiere e la spreca lì. Quando se la passa, dopo il dribbling, anche se la passava lì, 99% per me si segnava. Per me era gol definitivo 3-1 e tanti saluti. Come scrive Sette Ode, che vado a riprendere un commento che ci ha lasciato, secondo me è un giocatore che ha i mezzi, i risultati con la nazionale Under 21 ceca parlano chiaro, ma siamo sicuri che sia rimasto con la testa giusta in Serie B? Perché se non ci sono motivazioni diventa un problema. Sono assolutamente d'accordo. C'è da capire, io speravo in questo sinceramente che appunto capisse la situazione, dicesse sì siamo in Serie B ma una squadra di vertice di Serie B, cerco di dare tutto qua, anche perché Inara non è che ha dimostrato chissà cosa, per carità io continuo a vederci qualcosa di particolare, qualche insomma ci vedo del talento, però cominciare a rompermi anch'io se... Sì, mi sembra un po' l'Oristanio dell'anno scorso che faceva un po' da solo e voleva fare tutto da solo. Per carità, apprezzabile il fatto che voglia risolvere, a dire sono io l'attaccante, sono io il bomber, cioè, magari vuole spodestare in qualche modo Dorante, no, per carità, cioè è il suo lavoro, deve farlo, deve convincere il mister, deve mettere dei dubbi in questo caso il mister. Però insomma, se la passava lì in qualche momento, anche fa un tiro, fa anche un altro tiro nell'imbucata con Quique Perez. Sì. Esatto, di Quique Perez. Tra l'altro io l'ho visto un po' tipo tra le nuvole, non era proprio concentratissimo ieri, forse anche per il mercato che ci sono dei nomi, non è ancora chiuso, non si sa, però forse anche il fatto che non è più titolare, l'anno scorso comunque giocava quasi sempre titolare, non ha fatto benissimo ieri, ha fatto dei dribbling un po' inutili a volte. L'unica cosa buona, diciamo, è quell'imbucata che ha fatto per fila, che hai detto tu. Sì, esatto, sì. E lì sì, è stato bravo, però non lo so, non lo vedo bene concentrato per ora. Poi per carità era gli ultimi minuti, però entra in modo diverso rispetto che partire titolare. Però effettivamente queste situazioni possono sicuramente condizionare il mercato e non essere schierato titolare, sicuramente condiziona. Sagrado invece, che è l'altro cambio che è entrato, è stato comunque impreciso e io non l'ho visto in forma, forse deve ancora entrare nella sua forma fisica. Un po' macchinoso tipo. Sì, e quindi non lo so, non mi ha convinto per niente, devo dire. Sì, neanche l'anno scorso effettivamente ha giocato tanto, deve entrare un po', perché comunque anche da ricambio deve dare un po' di più, deve insomma incidere un po' di più anche solo a livello difensivo. Poi per carità non fa il suo livello difensivo, però ho sempre paura quando la palla va di là nella sua fascia, mi mette ancora un po' di apprensione, quindi deve darmi quella sicurezza da spettatore che vorrei vedere in un esterno, almeno perlomeno per quanto riguarda la difesa, anche se spinge un po' meno non mi interessa, però deve andarmi almeno quello. E niente, era un po' questo quello che ci avete scritto. Abbiamo preso un po' spunto da quello che ci avevano scritto soprattutto gli abbonati, ma non solo, quindi fatelo anche nel prossimo post partita, commentate questo video dicendo la vostra, se insomma siete d'accordo con noi, le domande che vi abbiamo fatto durante il video che adesso neanche mi ricordo più. Ringraziamo gli abbonati per il loro sostegno preziosissimo e lasciate like, appunto, commento, attivate la campanella così non vi perdete tutti i video che escono nella settimana. E sempre Forza Venezia. E sempre Forza Unione.